Sapete, avevo voglia di fare un bel viaggio, vedere posti nuovi, eccetera. Solo che i miei viaggi di solito sono un po', beh, come dire, un po' così. E quindi carica tutto, parti, guida, coda, riparti, ancora coda, fermati a mangiare, e arriva tardi. Guardiamo chi è. Perché ha capito che c'erano fino a domattina. Però purtroppo col lavoro non sono Adesso riuscito a venire via prima. Allora, secondo me, se è uno di quelli che mancano, che non sa neanche il numero. Io adesso ho smontato tutto. In questo caso il mio viaggio dovrebbe essere la mia prima gara di motorelli, se solo fossi arrivato in tempo. Tutti quei chilometri per niente, tornare a casa a mani vuote solo perché sono arrivato tardi. E come tutte le storie senza lieto fine è arrivato il momento del dramma. Quindi questo video dovrebbe finire così. Ma questa volta i commissari hanno avuto pietà di me. 5 secondi al vostro start, si prepara anche Creas, Gariboldi e Come funziona una gara di motorelli? Più o meno come una gara di enduro, ma in più abbiamo questo affare. Questa è una torretta di navigazione e ce ne sono di diverse tipologie, dalla più semplice come la mia, come questa qui, con un solo porta roadbook e un solo tripmaster, fino a quelle un po' più complesse e accessoriate con doppio trip, doppio pulsantiera, tracker, GPS, segnalatore di cap, eccetera eccetera. Ma per il motorello italiano basta anche una strumentazione come questa qui. Sono a Graffignano, provincia di Viterbo. La gara si svolge su 2 giornate, gara 1 e gara 2. Il sabato 2 prove speciali, la domenica 3 e con i controlli orari come nelle gare di enduro. Ogni singolo metro di gara è navigato e quindi bisogna seguire il roadbook dalla partenza alla fine e quindi c'è probabilità di perdersi. A me è successo di perdermi nei trasferimenti sia il sabato che la domenica. Qualcuno no, diceva l'importante è partecipare, ma io credo in realtà che la ricompensa suprema agli sforzi di chi svolge una qualsiasi attività agonistica, l'unica che conta davvero, è vincere. E non vi nego che dentro i provi speciali io puntavo a quello. Questo sarebbe stato possibile se avessi corso da solo, ma nella mia categoria ovviamente c'erano altri 49 piloti e non poteva che andare in maniera diversa. Avevo bisogno di fare una chiamata. Ciao Eddie. Ciao cari. Secondo te è più importante partecipare o vincere? Cioè il detto l'importante è partecipare e non vincere, tu come la pensi?
Allora, punto numero uno, io pensavo che tu mi chiamassi per sapere come si carica la moto sul furgone dopo aver fatto 10° al campionato italiano di motorelli, quindi complimenti. Però, visto che la domanda è un'altra, ti dico, l'importante tendenzialmente sarebbe sempre divertirsi, dare il massimo di sé e in qualche modo cercare di fare il 110%, di mettere a frutto tutto quello per cui abbiamo lavorato durante magari l'inverno, durante una sessione di preparazione, di allenamento. Se non si vince, cosa che a me capita costantemente, va bene lo stesso. Per me l'importante è arrivare a casa soddisfatto, con le ossa sane, con la moto possibilmente sana e soprattutto con la convinzione, con la, con la certezza di aver fatto il massimo nelle mie possibilità in quel momento. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Poi dopo aver parlato col mio amico Eddie avevo bisogno di capirci di più su questa citazione del cazzo buona per Instagrammer dalle chiappe di fuori. Quindi ho fatto una ricerca rapida su Google e sono risalito a un vescovo, un discepolo e un poeta, insomma una cazzo di barzelletta. Quindi per farvela breve viene sempre riportata a tronca. L'importante è partecipare, non vincere, che detta così fa cagare, perché viene usata per negare l'agonismo
consolare l'insuccesso e gratificare la mediocrità. La citazione completa ha una seconda parte. L'importante è partecipare, non vincere. Come la cosa più importante nella vita non è il trionfo, ma la lotta. L'essenziale non è la conquista, ma essersi ben battuti. C'è quindi un modo buono e un modo cattivo per battersi. Il modo buono è il modo di chi compete senza la necessità di essere riconosciuto perché conosce già il valore di quello che fa. Una filosofia tipicamente orientale dove intendono il combattimento come una via per trovare se stessi. Io in questi 2 giorni sento di essermi ben battuto e mi sono divertito nel farlo.